Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo formato Italiano in 5 minuti. Io mi chiamo Susanna, insegno l'italiano agli stranieri dal 2014 e ho fondato Arcos Academy, la scuola di italiano online per aiutare gli studenti stranieri a imparare e a migliorare il proprio italiano. Qui sul mio canale YouTube ho deciso di creare un nuovo formato, pensato particolarmente per gli studenti principianti. Questo non vuol dire che gli argomenti che tratterò non saranno utili anche per gli studenti stranieri di italiano di livello intermedio e avanzato. Oggi vi parlerò del termine qualche. Fate molta attenzione perché capire come e quando usare correttamente qualche migliorerà molto la vostra conversazione in italiano. Ascoltiamo di nuovo la pronuncia. Qua, qua, qualche. La lettera Q nelle parole italiane è sempre seguita dalla vocale U e si pronunciano insieme. Q, Q, qua, qualche. Un altro errore di pronuncia tipico degli studenti stranieri che vogliono imparare l'italiano è nell'ultima sillaba. Che. Ricordate questo, la lettera C, quando è seguita dalla lettera H, produce un suono duro. K. Qualche. Cos'è qualche? Qualche è un aggettivo indefinito e, in quanto aggettivo, accompagna sempre un sostantivo. Qualche significa non molti, alcuni. In inglese possiamo tradurlo con some. Qualche casa, some houses. Qualche presenta una particolarità. Dopo di sé richiede solo sostantivi singolari. Qualche casa, qualche film, qualche persona, qualche melone. Attenzione, qualche non si usa con sostantivi non numerabili. Non è corretto dire «Hai qualche zucchero da prestarmi?» No! In questi casi usate l'espressione un po' di. Hai un po' di zucchero da prestarmi? Ricordate che se qualche e il sostantivo hanno la funzione di soggetto, anche il verbo deve essere concordato al singolare. Qualche esercizio è sbagliato. Qualche piccola modifica è necessaria per completare il progetto. Ora tocca a voi. Riuscite a scrivere nei commenti alcuni esempi con qualche? Grazie per aver guardato questo video. Se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, vi invito a farlo. Bene, spero che abbiate trovato la mia spiegazione utile.
Ricordate di scrivere la vostra frase con qualche nei commenti. Io, Susanna, vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.